Ciao a tutti, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Se amate le storie più intense e umane delle vostre stelle preferite, ricordatevi di mettere mi piace, iscrivervi e unirvi per sostenere il canale. Oggi vi portiamo un racconto che ha toccato il cuore di milioni di persone, il dolore silenzioso e l'amore non detto di Cemre Arda. Per anni, Cemre ha camminato in punta di piedi ai margini dei riflettori quando si trattava della sua vita privata. Quel silenzio non era vuoto, era una corazza. Dentro, al riparo dagli sguardi curiosi, custodiva ricordi, promesse, domande senza risposta. Poi, in un'intervista andata in onda di recente, quella corazza si è incrinata. La sua voce tremava quanto bastava per far capire a chi ascoltava che non era più una scena, non era una battuta, non era un personaggio, era lei. Volevo solo sposarlo. Se non fosse andato via, oggi saremmo ancora insieme. Quelle parole hanno attraversato lo studio come un temporale improvviso, scivolando dalle labbra di Cemre con una sincerità che non lasciava scampo a interpretazioni. Hanno rivelato l'esistenza di un sogno lasciato a metà, la fotografia di un futuro che sembrava già sviluppato e che invece era rimasto negativo in una camera oscura. Da mesi, Cemre evitava con cura il nome di Gökberk YLDRM, sorrideva con eleganza a domande che sapeva come scansare, cambiava discorso con l'abilità di chi ha imparato a difendersi. Ma la verità resta sempre sotto la pelle, pronta a venire a galla al primo sussulto del cuore. Gli amici più vicini raccontano che dopo la rottura lei non si è abbandonata a scenate, non ha gridato al tradimento, non ha cercato vendetta. Ha scelto la via più silenziosa e più dura, quella di affrontare il vuoto. Niente scandali, niente drammi plateali. Solo una tristezza sottile, che si infilava nelle pieghe delle giornate e la accompagnava come un'ombra discreta. Una sua confidente ha sussurrato che era tutto pronto. Che c'era un abito, custodito in una custodia color avorio, appeso in una stanza che profumava di fiori freschi. Che c'era una sala affacciata sul mare, i tavoli già disposti, la musica provata e riprovata, una canzone scelta per il primo ballo. E poi lui se n'è andato, e con lui è sparito un pezzo del futuro di lei. Quando, durante l'intervista, le hanno chiesto di quei giorni, Cemre non ha cercato parole difficili. Ha descritto il disegno che aveva costruito nella mente, la cerimonia al tramonto, il sole che accarezza l'acqua, la risata di Gökberk che si trasforma in uno sguardo serio proprio mentre le prende la mano, il loro sì. Ma quel film si è interrotto all'improvviso. Un giorno è uscito e basta. Nessun addio. Ha chiuso la porta e si è portato via il mio domani. In quella frase c'era tutta la sua fragilità, ma anche la forza di chi decide di chiamare le cose con il loro nome. Ascoltandola, il pubblico ha ricordato che, dietro il volto di una star, resta sempre una persona che sente, sanguina, e guarisce piano. Il tempo è passato, e come fa il mare con la sabbia ha provato a levigare gli spigoli. Ma i granelli di memoria restano. E quando, mesi dopo, Gökberk si è fatto coraggio e, davanti a tutti, ha fatto la domanda che lei per tanto tempo aveva sognato di sentirsi rivolgere, Cemre ha raccontato di essersi sentita spaccata in due. Una parte di lei avrebbe voluto correre, abbracciarlo, dimenticare ogni ferita nel calore di quella promessa. L'altra parte, però, avrebbe voluto gridargli che era tardi, tardi per tornare, tardi per sistemare ciò che era stato lasciato andare con tanta facilità. Quella sincerità ha trasformato la sua storia in qualcosa di universale, l'amore che arriva fuori tempo, che insiste, che non si spegne del tutto ma che non trova più la stessa casa in cui fiorire. Non lo colpevolizzo, ha detto. Forse ha fatto quello che pensava giusto per sé. Ma ho il diritto di dire che, se non se ne fosse andato, oggi sarei con lui. Perché, anche quando lo negavo, io volevo soltanto sposarlo. Non era una requisitoria, non era un'accusa. Era la dichiarazione di una verità personale, fragile e luminosa. E quella verità, una volta uscita allo scoperto, ha cominciato a camminare nel mondo. I social si sono accesi come luci in una città di notte. Commenti, messaggi, parole di sostegno che arrivavano da ogni parte. In tanti hanno riconosciuto in Cemre la loro stessa ferita, amare qualcuno che, a un certo punto,
decide di guardare altrove. La sua recitazione, negli ultimi progetti, è stata guardata con occhi nuovi. Non più soltanto talento e tecnica, ma anche quel bagaglio emotivo che si sente anche quando non lo si nomina. Ogni sguardo, ogni pausa, ogni sorriso incrinato parlava di quella esperienza. La vita, con le sue prove, aveva insegnato a Cemre un modo diverso di stare sul set, di raccontare personaggi che forse soffrivano per lei e con lei. Eppure, nonostante le cicatrici, lei non ha chiuso del tutto la porta. Il vero amore non sparisce. Impara a aspettare. Una frase che suona come una promessa, ma anche come una preghiera. Perché, subito dopo, Cemre ha ammesso di non sapere se desidera davvero che quell'amore ritorni. Tra la dignità e la nostalgia, tra la ragione e il desiderio, il suo cuore rimane in bilico. E dall'altra parte, almeno in pubblico, Gökberk ha preferito il silenzio. Nessun comunicato, nessuna intervista, nessuna spiegazione a mezza voce. Fonti vicine dicono che abbia provato a farsi sentire con discrezione, a bussare senza forzare, consapevole che le parole adesso non bastano più. Contano i gesti, contano i fatti, conta il tempo che si decide di investire per riparare ciò che si è spezzato. La storia di Cemre e Gökberk ha smesso di essere soltanto la cronaca di una coppia famosa e si è trasformata in una lezione sul tempo, sulla vulnerabilità, sulle occasioni mancate. È diventata un promemoria. Anche l'amore più forte può diventare fragile, se lo si lascia respirare in un silenzio troppo lungo. Si può essere pronti a dare tutto quando, dall'altra parte, qualcuno ha già fatto la valigia. Non c'è nulla di più triste, ha sussurrato lei nell'ultima parte di quell'intervista, di trovarsi infine pronti ad amare quando l'altro ha già deciso di andare via. Una frase che ha chiuso il programma, ma non ha chiuso la storia. Perché il racconto di Cemre resta sospeso tra un passato che brucia e un futuro che non ha ancora un disegno preciso. Forse attende un nuovo capitolo, forse sceglie di rimanere una eco che risuona nei giorni buoni e in quelli meno buoni. Nel frattempo, lei continua a lavorare, a crescere, a ricomporsi pezzo dopo pezzo. L'abbiamo vista sorridere con la leggerezza di chi ha pianto tanto, l'abbiamo vista tornare sul set con un'energia diversa, non più impetuosa ma profonda. Con gli amici, al riparo dagli occhi indiscreti, ha ricominciato a fare spazio alle piccole gioie, una colazione lunga, una passeggiata senza telefono, una canzone che non fa più male. Ogni gesto racconta un ritorno a sé, lento e radicale. E Gökberk? Chi lo conosce bene dice che sta attraversando il suo percorso di comprensione. Che ripensa ai silenzi di ieri, alle parole non dette quando avrebbero potuto cambiare il corso delle cose. Non parla, e forse è giusto così, perché ci sono verità che si proteggono anche tacendo. Ma se è vero, come dicono, che sta cercando di dimostrare con i fatti ciò che con le parole non è riuscito a difendere, allora è lì che si gioca il loro destino. Nell'umiltà di un passo indietro, nella costanza di un passo avanti, nel rispetto del tempo di lei. Chi ha seguito questa storia dall'inizio sa bene quanto sia facile cedere alle semplificazioni. Ma la verità è che l'amore non è un teorema. È una lingua che cambia, e ogni coppia la reinventa. Cemre e Gökberk sono due persone che hanno amato, hanno sbagliato, hanno taciuto, e che adesso stanno, forse, imparando a parlarsi davvero. Le loro carriere brillano, i loro nomi riempiono i titoli, ma dietro i flash restano due cuori che hanno conosciuto la distanza. E nel mondo scintillante dello spettacolo, dove tutto corre, fermarsi e riconoscere il peso delle emozioni è già un atto rivoluzionario. Questa vicenda non chiede giudici, chiede ascoltatori. A chi ha sofferto come Cemre, a chi si è riconosciuto in quella confessione, resta una certezza: si può sopravvivere a un addio. Si può trasformare la mancanza in forza, la nostalgia in arte, il rimpianto in lucidità. Forse un giorno quella canzone scelta per il primo ballo tornerà a suonare, o forse resterà un segreto custodito in una stanza che profuma ancora di fiori. In ogni caso, ciò che conta è che lei ha ritrovato la propria voce, e in quella voce non c'è più paura di dire ciò che è stato e ciò che potrebbe ancora essere. E adesso tocca a voi. Secondo voi Cemre e Gökberk hanno una possibilità reale di ricominciare, o ci sono ferite che, per quanto le si curi,
non tornano mai a essere pelle liscia? Raccontateci nei commenti la vostra versione, le vostre storie, le vostre intuizioni. Diteci anche di quali stelle turche volete sentire parlare nel prossimo video. Sapete che qui, su Celebrita dalla Turchia, noi ascoltiamo il vostro cuore tanto quanto seguiamo le notizie. Mettete mi piace, iscrivetevi e unitevi per sostenere altre storie come questa. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo presto, con un nuovo capitolo, o forse con un eco che non ha smesso di farsi sentire.